Eccomi qua, ciao a tutti, ben ritrovati, come state? Era un po' che non ci vedevamo. Ricominciamo questo ciclo di video. Ci ritroviamo dopo queste vacanze di Natale, vacanze che poi, vacanze, le vacanze, queste ferie di Natale portano sempre due cose, non si sa come mai, ma queste due cose sicuro che ce le portano. Una è l'ansia e l'altra è la tristezza. A me portano più tristezza che ansia, ma poi ognuno ha il proprio vissuto e di conseguenza vive e ragiona secondo il proprio vissuto. L'ansia, beh, insomma, l'ansia dei regali, del fare regali, di incontrare i parenti, del sopportare i parenti, come diceva quel film là, parenti serpenti, no? Ma poi tutti siamo parenti, quindi tutti siamo serpenti, anche qui ci sarebbe da aprire un discorso, ma la maggior parte di voi mi scrive chiedendomi perché, nonostante si svolga la pratica apparentemente correttamente, si ha sempre questo senso di ansia, si vive sempre con questo senso di ansia. Guarda, questa settimana ho fatto l'approfondimento su questo argomento per gli abbonati sia al canale che su YouTube, ma qualcosa ti volevo accennare. L'ansia che solitamente hanno la stragrande maggioranza di credenti di Nichiren, di persone che seguono il buddismo di Nichiren, è dovuta proprio al modo che praticano. Allora, la pratica ha un ritmo e questo ritmo si trasferisce nel praticante, no? La pratica della mattina è molto importante perché, ad esempio, opinione popolare che il mattino ha l'oro in bocca, perché tutto ciò che tu fai o ti succede di mattina ha la capacità di entrarti realmente in profondità e di conseguenza te lo porti per tutta la giornata, no? Ti sarà certamente successo che se la mattina ti succede qualcosa di bello, il giorno è ben disceso, è tutto rosa, hai capito? Tendi comunque a vedere le cose in una maniera diversa. Al contrario, se invece ti succede qualcosa che non va tanto bene, rimani nervoso per tutto il giorno. Quindi la pratica della mattina è molto importante perché il ritmo che tu assumi di mattina poi te lo porti per tutto il giorno. L'ansia che cos'è? Due parole sull'ansia. L'ansia possiamo considerarla energia in esubero. Noi abbiamo tanta energia che non riusciamo o non sappiamo come impiegare, di conseguenza circola in noi e ci porta a questo stato di ansia. Ma a cosa è dovuta questa energia in esubero? L'energia in esubero per il nisciranista, che è per eccellenza la persona più ansiosa, anche qui guarda che è estremamente strano che una persona che faccia una pratica spirituale sia ansiosa. Ma comunque perché la maggior parte, come ti dicevo, la stragrande maggioranza di ticiranisti è molto ansiosa? Perché svolgono la pratica in maniera frenetica. Questo per coloro che fanno la pratica in Shindoku, no? Shindoku è quel linguaggio, quella lingua morta con il quale è scritto il Gongyo, no? Il Niji Seison Junsanmai, no? Il Gongyo che tutti conosciamo. E solitamente il Gongyo sembra che più lo fai veloce e meglio è, più sei un credente con gli attributi, no?
Nella realtà tutto questo porta a un grosso problema, che è appunto quello di cui ti sto parlando, questo senso di ansia. Se tu alla mattina ti alzi e fai, sei bello addormentato, sei davanti all'altare, no? Ti metti lì e fai, Nici senso giusto mai, che cosa ecco che allora già questo ritmo qua ti martella il cervello. È un po' come se alla mattina, quando ti siedi a tavola per berti il tuo caffè, qualcuno di dietro ti pigliasse per le spalle e cominciasse a scrollarti così. Ecco che insomma a un certo punto hai quel senso di dire basta, no? È questa energia che ti viene dentro. L'altro è il daimoku. E lì per il daimoku il discorso è bello uguale perché questo la mia orecchia, una 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 mia orecchia, cioè questo tarlo, questo punzone, questa tortura che si infligge la maggior parte di nicirenisti è la causa di tutta questa sofferenza, perché l'ansia ovviamente ti porta una sofferenza notevole. Quindi, per cercare di guarire da questo malessere, bisogna innanzitutto comprendere i motivi per cui noi lo facciamo così accelerato. Il daimoku solitamente i credenti di Nietzsche lo fanno veloce perché più ne fai e meglio è. Prendendo in considerazione più la quantità della qualità. Eppure tutti sappiamo che tutto questo è sbagliato, però nella pratica ovviamente più ne fai e meglio è, perché più daimoku, sai come viene detto, come ti è stato sicuramente detto, no? Che ogni daimoku che tu fai annulla un seme del tuo karma negativo. Di conseguenza, cioè, se questo fosse vero, voi che state ascoltando questi video, voi che fate la pratica di Nietzsche, sareste tutti ricchi e le persone più felici della Terra. In realtà non siete ricchi, a meno che non eravate già prima di cominciare a praticare, e non siete le persone più felici della Terra, perché se la maggior parte di persone mi scrive e mi chiede di parlare di questo argomento, dell'ansia, di questo malessere, vuol dire che insomma qualcosa c'è. Quindi già questo dovrebbe indicarti che c'è qualcosa che non sta funzionando tra quello che ti hanno detto e quello che è la realtà. Ma veniamo un po' in soldoni al concreto, come si fa per guarire da questa malattia, perché poi in fondo, guarda, è diventata una patologia, perché se tu vedi ad esempio i video su internet del gonghio, di gente che fa gonghio, ti vengono veramente i capelli dritti, no? Cioè questo continuare a pronunciare il gonghio, le parole del gonghio anche quando tiri su il respiro. Oppure vedere tutti questi messi davanti al gonghio, cioè questa frenesia. In questa frenesia, dov'è la gioia? Dov'è la serenità? Dov'è quella fortuna che ti hanno detto che hai avuto incontrando il Daimoku, il Sutra del Loto, il Gonghio, le varie organizzazioni, i vari maestri? Dove sono andate a finire? Dove sono tutte queste cose? E questo è il secondo punto che io ti suggerisco di ragionare. Tutto basta farlo a velocità più lenta. Se tu provi a fare un esperimento, cominci a martellare le dita sul tavolo o su dove vuoi. Il ritmo con il quale martelli le dita diventa il tuo ritmo e l'ansia non viene soltanto a te, ma anche a quelli che ti sono intorno. Se tu parti alla mattina con
un ritmo sfrenato, questa energia data dal ritmo, non riesci a sfogarla, a meno che tu a lavorare invece di prendere l'autobus, la macchina, il taxi, il quello che vuoi, non ci andassi di corsa. E tutta questa energia che tu non riesci a sfogare, rimanendoti dentro, pompa. E questo rende tutto apparentemente più scorrevole, ma perché in realtà non osservi niente, tu corri, tu sei come un paesaggio visto attraverso i finestrini del treno. Non metti a fuoco nulla, eh, risposte boom, veloci, giudizi, è tutto quello che comporta quando insomma tu vivi di corsa. Quindi, tornando nello specifico, come fare? Il grande beneficio, chiamiamolo così per capirci, no? Per usare un'espressione cara alla maggior parte di noi cirenisti, che hanno coloro che svolgono in Italia la famosa, ormai famosa, liturgia, cerimonia del Sutra del Loto, alla quale ho dedicato anche un libro, no? Qual è? Che innanzitutto, quando, essendo questa cerimonia letta, non la legano, allora non è nato dal mondo, si libera quotidianamente dalla sua meditazione, si riposa sul discepolo, si riposa, non la fanno così. Perché se la fanno così, ecco che se ne rendono subito conto che quello che fanno non ha senso, è ridicolo. Loro lo fanno. Allora l'onorato del mondo si risvegliò serenamente dalla sua meditazione e si rivolse al suo discepolo Shariputra dicendo: la sapienza del Buddha è profonda e infinita. Ecco, vedi che già tu sei avvolto, tu sei già all'interno di un paesaggio che non è il tuo, sei lì, sei anche tu in presenza del Buddha durante la predicazione, stai assistendo, e questo già il tuo ritmo, la tua giornata, vedi che è già fantasy, sei già entrato in un mondo particolare e non hai la frenesia, ma comunque se tu non facessi la liturgia, la cerimonia del Sutra del Loto, quindi la cerimonia in italiano, la facessi in Shindoku, allora devi fare questo, come del resto va fatto e non si capisce, o meglio si capisce per quale motivo, non te l'ha mai detto, è quello di, visto che non comprendi la lingua con la quale fai il gongyo, trasformare la recita del Sutra del Loto in una meditazione. Come fai? Concentrandoti, portando la tua attenzione ai suoni che pronunci. Quindi Niji, Sesu, Ju, Sammayam, Juni. Ecco, essere nei suoni. Questa è la meditazione. Ricorda che l'unico modo per spegnere i continui pensieri della mente è quello di concentrarsi sull'udito. Se tu ascolti ciò che dici, i suoni che produci, ecco che tu automaticamente sei lì, la tua mente non vaga. E cominciare la giornata con questa seduta di meditazione porta le tue giornate ad un livello superiore. Innanzitutto c'è il fatto che, e non è da poco, che in questo modo sei realmente presente durante la recitazione del sutra. Non sei da altre parti, sei consapevole di essere lì e rende la cerimonia qualcosa di tridimensionale. Il gongyo assume una dimensione in più. Lo stesso è forse ancora meglio se lo fai leggendo, perché se tu provi, fai queste prove qua, no?
se tu provi ad ascoltare realmente, ad ascoltarti realmente mentre parli, automaticamente il tuo modo di parlare diventa molto più tranquillo. E tu non hai problemi ad esprimerti, perché ogni tua energia è volta all'istante, a quello che tu stai facendo. Di conseguenza sei tutto lì, tutto quello che fai è carico di te. Quindi anche se tu dici, allora l'onorato del mondo si risvegliò serenamente dalla sua meditazione e si rivolse al suo discepolo Shariputra. Ecco che è come se tu lo raccontassi. Non è più un qualcosa che tu leggi, ma è un qualcosa che tu vivi, è qualcosa che tu stai vivendo. E questo arriva, questo, come si dice, buca lo schermo, chiamiamola così, e va oltre. Questo è davvero una pratica spirituale ed è questo il modo che tu devi svolgere la pratica. Se tu non la svolgi in questo modo, la pratica invece di portarti cose belle, ti porta tutta una serie come si può dire, ma di cose negative che si accumulano come la polvere. Si accumula, poi a un certo punto non rende, per citare Nietzsche, lo specchio non utilizzabile, no? Tu non pulisci, accumuli, sporchi quindi. Quindi è molto importante come svolgiamo la pratica, perché ciò che noi facciamo durante la pratica si riverbera in tutta la nostra giornata. Molti ad esempio mi dicono devo fare il gonghio della sera quando arrivo a casa dal lavoro perché se lo faccio dopo mangiato poi non riesco più a dormire. Perché? Per lo stesso identico motivo. Perché c'è questa energia che ti pulsa dentro. Mentre invece se tu lo fai rilassato, innanzitutto devi pensare che il gonghio è un momento tuo. È come mangiarsi un piatto di pasta asciutta, hai capito? La forchetta nel piatto ce la infili soltanto tu, non tutti quelli che passano te la infilano. Non tutti ti devono dire come tenere la forchetta, no, la forchetta tu la tieni come la tieni, capisci? Quindi, essendo un momento tuo, tu non devi scimmiottare nessuno. E i nicirenisti non fanno altro che scimmiottare, perché chi scimmiottano? I giapponesi partono con la voce, oh mio ore, tu non parli così, cosa stai facendo? Fai l'imitatore, il buddista, cosa sei? Deve essere un momento tuo, l'altare, un tuo altare. Io, come dicevo nell'intervento, non amo gli altari. Perché? Perché gli altari ti portano a pensare che sia soltanto lì. Mentre invece è tutto, il Gonzon è tutto sparso nell'universo. Il Gonzon è l'universo, è la sacra origine di ogni cosa. Sacra origine di ogni cosa, ti ricordo, è la traduzione nichirenista della parola Gonzo. Ho parlato di questo in vari video. Quindi io preferisco parlare di angolo del cuore, perché è un angolo dove tu puoi mettere tutto quello che per te conta, compreso le offerte. Ti piacciono i frufru, offri il frufru. Ti piace il cioccolato, boh,
ti metti il cioccolato. Qualsiasi cosa che ti piace, che per te è importante, eccolo lì l'offerta, quella è la vera offerta. Spogliati, spogliatevi da tutte queste cose che vi hanno messo addosso che non vi appartengono. Tutto questo ve lo trovate nella vostra vita, quindi è molto importante. Prima ragionare su quello che hai appena ascoltato, farti una tua opinione e provarlo, vederlo. Tanti dicono, no, ma insomma, per vivere felici ci vuole energia. E allora che cosa vuoi fare? Ti fai delle piste di cocaina, ti droghi per avere e tutti i tossici sono felici, ma capisci che sono tutte slogan, sono tutte cose che te le sei messe nella testa, no? Ma sei una persona matura, non sei uno stupido. Pensaci bene a tutte queste cose e vedrai se vuoi approfondire meglio questo genere di discorsi, la pratica a se stesso. Abbonati al canale o su Patreon e entra a far parte di un giardino del Dharma, di un giardino del Sutra del Loto. Non sei più da solo, perché lì ci siamo tutti lì. Di conseguenza, tanti dicono, io sono uscito da qui, sono uscito da là e non so come praticare da soli. Quello è un bellissimo modo, è un sangha virtuale perché ormai tutto è digitale, tutto è virtuale. Tu mi stai vedendo? Io entro nella tua casa, attraverso questo apparecchio. Quindi sfruttiamo questo genere di possibilità che la vita, che la nostra epoca ci dà. Non prendiamo soltanto quello che di brutto questa società e questa epoca ci mette davanti. Ciao, pace e illuminazione e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, condividi il video e non avere paura.